Ci ho provato con Hollow Knight, ma i Metroidvania non sono il mio genere, sono proprio scarso. Però sono 7 anni che Silksong, il seguito di Hollow Knight, è attesissimo. E allora mi sono chiesto, ma perché piace a tutti? Del resto, per un prezzo così irrisorio per gli standard del mercato moderno, valeva la pena fare un tentativo. Dunque eccomi qui, sono Tiranno Matto, con questo nuovo episodio della mia rubrica Prima Impressione. Subito dritto al sodo. Un elenco di... Prima di tutto costa poco, questo lo hanno ribadito tutti quanti, giornalisti, gamers, ed è giusto, sacrosanto, in un mondo così appesantito dal sovrapprezzo, dall'inflazione, vedere un videogioco del genere così tanto atteso a 19,50 € è allucinante. Certo, c'è già un piccolo contro, però per ridere. Steam è esploso. Ci ho messo più o meno 40 minuti prima di ricordarmi che con Humble Bundle si poteva fare la stessa identica cosa molto più in fretta riscattando il codice. Sì, evidentemente troppi di noi volevano giocare a Silksong oggi. Però tornando nel merito del game design, è incredibile la cura ai dettagli a livello audiovisivo, il world building, la costruzione dell'ambientazione che è un po' nostalgica, con quest'art design magico nella sua semplicità, per nulla banale. Posso dirmi affascinato dal lavoro di Team Cherry. Sono riusciti a mettere insieme art e level design all'interno di un mondo veramente unico e di facilissima riconoscibilità. Si capisce subito che è Hollow Knight. In entrambi i titoli interpretiamo due insettini eroici in un mondo di insetti. Un mondo crudele che ha perso la luce e pieno di misteri che dovremo svelare. Pur non sapendo granché della lore di Hollow Knight, già i parallelismi che anche la community stessa ha fatto nel corso degli anni con i titoli Souls sono palesi. Hornet, la nostra protagonista, era un NPC nel primo Hollow Knight e nelle nostre mani sarà in grado di attuare mirabolanti combattimenti. Il sistema di abilità viene sbloccato nel corso della storia, così come anche gli oggetti, gli inventari, le missioni. È abbastanza lineare come avventura da questo punto di vista, ma un altro grande pro secondo me è la grandezza delle mappe, che sono fatte completamente a mano e hanno tantissimi layer, livelli di game design incredibili, interconnessioni ad ogni dove e tanti segreti. Un altro pro importante sono i combattimenti con i boss. Per quanto le meccaniche di gioco siano semplici e si possano rimappare i comandi come ho fatto anch'io, le dinamiche più arcade brillano all'interno delle arene e nei pattern moveset dei boss che affronteremo. Essi proprio fanno risplendere il game design, secondo me, e tutte le volte che falliremo tra una piattaforma e l'altra o la nostra vita verrà completamente distrutta dalla combo di un boss, potremo anche usufruire del canto della seta e tessere le gare questa energia e ripristinare i nostri punti vita. Ho imparato però a mie spese che se lo si fa mentre si combatte e si viene colpiti, si perdono tutte le cariche e si prende comunque il danno, risultando ovviamente nella morte. Non saremo un cavaliere vuoto e non dovremo affrontare la nostra anima morta, ma dovremo tornare sul punto in cui siamo deceduti male e colpire il nostro bozzolo, così da recuperare le nostre monetine. Sì, è proprio un Souls-like da questo punto di vista, e credo che a molti piaccia anche per questo. E mi collego subito ai... Non credo che siano tanti, però sono importanti. Questo gioco metterà a dura prova la nostra pazienza, più che altro perché è una sfida verso noi stessi. Quante volte possiamo fallire prima di incazzarci? Non c'è tanto da girarci attorno, appunto perché è come un Souls-like. Un altro titolo di paragone è Ori and the Blind Forest e il suo sequel. Sarebbe ingiusto non citarli perché tanto si tratta dello stesso genere. Il livello di frustrazione può arrivare veramente tanto in alto. E a tal proposito un altro contro, ma fa parte del game design, quindi prendiamolo sempre con le pinze,
in modo critico ma non dispregiativo è come vengono gestiti i checkpoint. Molto spesso quando si muore dobbiamo rifare un bel pezzo di mappa da capo. All'inizio è assolutamente tollerabile, immagino che alla lunga, per chi non è amante del genere ed è meno masochista di tanti altri, potrebbe, ecco, appesantire l'esperienza. Beh, cosa vi aspettate che vi dica? Non c'è altro, non ci sono altri contro. Cosa devo dire? La performance è perfetta, addirittura c'è il supporto ultra wide, FPS non calano, cioè di cosa stiamo parlando? I contro sono molto geolocalizzati nel contesto del game design. Si tratta di un Metroidvania impegnativo. Siate pronti a questo tipo di mentalità. Se falliamo è colpa nostra e dobbiamo riprovare. E quindi dobbiamo sbattere la testa finché non si rompe il muro o si rompe la testa. In conclusione, la mia prima impressione, considerati i pro e contro, è che Silksong sia un gran bel titolo. E ora mi è finalmente chiaro perché Hollow Knight piace a tutti. E da quello che posso leggere su Reddit e nei commenti di altri video, le aspettative della community sono state rispettate. Assolutamente merita di essere giocato e vorrei parlarvene anche in maniera più completa dopo averlo finito, però ci vorrà il suo tempo. E non essendo un genere di videogiochi che porto generalmente sul canale, sono anche dubbioso sul da farsi. Sicuramente non credo che per Hollow Knight Silksong io possa fare una guida, le 10 cose da sapere, che è il mio format corrente, o qualcosa del genere. Non ho gli elementi, non credo che ci sia neanche la necessità. Si rischia anche di fare tanti spoiler. Già soltanto in questo video ho cercato di limitare il più possibile, perché comunque è un'avventura Metroidvania lineare. Piano piano che avanziamo nella storia e scopriamo sempre di più i misteri del regno perduto di Lungitela, sblocchiamo anche abilità nuove, oggetti in inventario, ci sono una serie di missioni secondarie che ci vengono fornite dagli NPC. A suo modo è un gioco di ruolo, un RPG molto diluito, con una forte narrativa, però sempre condensato nel sottogenere specifico. Ciò detto, io vi ringrazio per aver cliccato anche oggi sul teschio del tiranno e essere rimasti fino alla fine qui con me. Credo che molti di voi abbiano già comprato Hollow Knight Silksong, ma nel caso, se voleste supportare il canale, in descrizione c'è il link di Instant Gaming, ma io preferirei piuttosto che voi guardiate qualche altro mio video. Se siete qui per la prima volta, io in genere tratto varietà fra giochi di ruolo e giochi di strategia, con qualche eccezione tipo questa. Non ho molto altro da aggiungere, se non che sono contento di aver esplorato un orizzonte che di solito mi è molto distante. Tiranno matto out, perché anche oggi questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.